Immagina di spegnere il sole. Adesso. Al suo posto metti un punto nero, infinitamente piccolo, ma con la stessa identica massa. Il sistema solare non cambierebbe orbita. Ma se ti avvicinassi troppo, la realtà stessa inizierebbe a urlare. Non stiamo parlando di un vuoto. Stiamo parlando dell'oggetto più denso, terrificante e incomprensibile dell'intero universo. Un luogo dove le leggi della fisica vanno a morire. Benvenuto sull'orlo dell'abisso. Benvenuto davanti a un buco nero. Per capire cosa stai guardando, devi dimenticare l'idea di aspirapolvere. Un buco nero non aspira le cose. È lo spazio stesso che sta cadendo. Immagina una cascata. L'acqua scorre verso il bordo. Se nuoti controcorrente lontano dal bordo, puoi salvarti. Ma c'è un punto preciso, il bordo della cascata, dove l'acqua scorre più veloce di quanto tu possa nuotare. Quello è l'orizzonte degli eventi. Oltre quella linea, lo spazio scorre verso il centro a una velocità superiore a quella della luce. E poiché nulla è più veloce della luce, nulla può risalire la corrente. Nemmeno un messaggio d'addio. Supponiamo che tu abbia un amico rimasto sull'astronave, a distanza, di sicurezza, mentre tu ti lanci verso l'orizzonte. Lui ti guarda attraverso un telescopio. Cosa vede? Ti vede cadere sempre più velocemente? No. Succede l'impossibile. Dal suo punto di vista, tu rallenti. Rallenti sempre di più. La tua immagine diventa rossa, fioca, e poi ti fermi. Per il tuo amico, tu rimani congelato per l'eternità sull'orlo del buco nero, come una fotografia sbiadita. Il tempo, vicino a quella gravità mostruosa, si è dilatato fino a fermarsi. Per l'universo esterno, tu non entri mai veramente. Ma questa è solo l'illusione ottica per chi resta fuori. Per te, che stai cadendo, tutto è diverso. Non senti nessun rallentamento. Il tuo orologio da polso ticchetta normalmente. Attraversi l'orizzonte degli eventi in un istante, senza nemmeno accorgertene. È come attraversare un banco di nebbia. Non c'è un muro, non c'è un cartello di pericolo. Ma nell'istante esatto in cui lo attraversi, il destino è segnato. Tutta la potenza dell'universo non può più riportarti indietro. Hai appena lasciato l'universo conosciuto e ora inizia l'incubo vero. Mentre cadi verso il centro, senti qualcosa di strano. I tuoi piedi vengono tirati più forte della tua testa. Sembra assurdo, vero? Ma la gravità qui cambia drasticamente metro dopo metro. La forza sui tuoi piedi è milioni di volte più intensa di quella sul tuo collo. Il tuo corpo non può resistere. Le ossa si spezzano, i muscoli si strappano. Vieni stirato come un pezzo di gomma da masticare calda. Gli scienziati hanno un termine tecnico per questo orrore: spaghettificazione. Diventi un lungo, sottile filo di atomi in caduta libera verso il centro. Qui dentro succede qualcosa che sfida la logica umana. Lo spazio e il tempo si scambiano i ruoli. Nel mondo normale puoi muoverti liberamente nello spazio, avanti, indietro, destra, sinistra. Ma non puoi fermare il tempo. Il tempo ti trascina inesorabilmente verso il domani. Dentro un buco nero è il contrario. Lo spazio diventa unidirezionale come il tempo. Il centro del buco nero non è più un luogo davanti a te. È un evento nel tuo futuro. Cercare di non cadere verso il centro è inutile quanto cercare di non far arrivare il prossimo martedì. Arriverà, non importa quanto ti agiti. Se potessi ancora guardare, cosa vedresti? Non il buio totale che immaginiamo. Vedresti la luce di tutto l'universo che è caduta dentro dopo di te e la luce che è caduta prima di te, tutta intrappolata lì con te. Vedresti un anello di luce accecante, distorto, che contiene miliardi di anni di storia cosmica compressi in un istante. È come essere dentro una sala degli specchi infinita, ma ogni specchio ti mostra
un'epoca diversa dell'universo. È l'ultimo spettacolo pirotecnico prima della fine. Ed eccoci arrivati, il capolinea, la singolarità. Al centro esatto del buco nero, tutto ciò che è caduto dentro, stelle, pianeti, luce, polvere, tu, viene schiacciato in un punto. Non una piccola palla, un punto geometrico, zero volume, densità infinita. Immagina di prendere l'intero pianeta Terra, con le sue montagne, i suoi oceani, le sue città, e di schiacciarlo fino a farlo diventare più piccolo di un atomo. La materia smette di esistere come la conosciamo. Qui la matematica impazzisce. Le equazioni danno errore. È un buco nel tessuto della realtà stessa. Questo crea il più grande paradosso della fisica moderna. Se tutto viene distrutto nella singolarità, dove va a finire l'informazione? Se bruci un libro, con la giusta tecnologia potresti teoricamente ricostruire il testo dalla cenere e dal fumo. L'informazione non si perde mai, ma in un buco nero sembra sparire per sempre. Stephen Hawking ci ha dato una speranza, o forse una condanna. I buchi neri non sono completamente neri. Evaporano. Perdono massa, particella dopo particella, per miliardi di anni. È un processo lentissimo. Un buco nero grande come il Sole impiegherebbe un tempo così lungo a evaporare che non esistono numeri per descriverlo. Ma alla fine accade. Quando un buco nero diventa piccolo, l'evaporazione accelera, diventa instabile e negli ultimi istanti della sua vita esplode con la forza di milioni di bombe nucleari. Restituisce tutto ciò che ha rubato all'universo? O l'informazione è stata cancellata per sempre, come un file corrotto su un hard disk rotto? Nessuno lo sa ancora con certezza. Ma c'è un'altra possibilità. Una teoria affascinante suggerisce che la singolarità non sia una fine, ma un ponte. Forse quella densità infinita perfora lo spazio-tempo fino a sbucare da un'altra parte. Un buco bianco, dove tutto ciò che entra viene espulso istantaneamente. Potresti cadere in un buco nero qui e riemergere in un'altra galassia o in un altro universo o in un altro tempo. Forse il nostro stesso universo è nato dal retro di un buco nero in un cosmo ancora più grande. Siamo figli di un mostro. I buchi neri sono i guardiani dei segreti ultimi della realtà. Ci ricordano che l'universo non è solo più strano di quanto immaginiamo, è più strano di quanto possiamo immaginare. Sono le cicatrici dello spazio-tempo, dove Dio ha diviso per zero. Io sono Renderium. E questo è l'abisso che ci guarda dentro. Iscriviti per continuare a esplorare l'ignoto insieme a noi.